Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. L'interattivo di oggi mi è stato chiesto da uno di voi ed è riferito a come andrà questa seconda possibilità. Quindi per chi sta vivendo una seconda possibilità andremo a vedere se andrà meglio della prima. La prima scelta è questa carta, Isola Felice, io l'ho chiamata così, e la seconda carta è quella del Sole. La lettura può andare bene sia che sia una seconda opportunità in una relazione piuttosto che in una situazione, ok? Va bene, ci vediamo nella vostra lettura. E benvenute alle persone che hanno scelto la carta dell'Isola Felice. Andiamo subito a vedere un oracolo. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque generali, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non risuonasse nulla potete anche ascoltare l'altra lettura. Per chi invece volesse contattarmi può trovare il mio indirizzo email qua sotto nella descrizione del video. Ok, abbiamo secondo le regole, carta numero 11. Li metto qua così. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi. Che cosa vi vogliono dire? La carta del secondo le regole, se ci fate caso, è rappresentata da degli elefanti in fila, in linea, no? Qui parla delle regole, delle leggi universali, quindi ci sono delle leggi universali alle quali tutti siamo sottoposti ed è un po' quello il motivo per cui magari o avete aspettato tanto o insomma le cose devono andare in un certo modo. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Abbiamo un 2 di spade al contrario, la luna al contrario, la carta del giudizio, un 3 di spade e la carta degli amanti. Allora, qui ragazzi sento che molte persone non hanno chiaro, non riescono a vedere chiaro in quello che, se vogliamo è la situazione attuale o in quella che è stata la situazione passata. Qui io credo che ci sia da fare una specie di lavoro di autoanalisi per capire dove si può migliorare. La carta della luna parla sempre di quelle che sono le proiezioni, ok? Quindi qui qualcuno sta o non sta vedendo chiaro o sta vedendo una realtà un po' distorta. E in effetti con la carta del giudizio ci sarebbe voglia di questa presa di consapevolezza, del rendersi conto di quali sono le regole del gioco, diciamo così. Probabilmente c'è una ferita qui da curare, da guarire. Per qualcuno è molto profonda, per qualcuno risale proprio ai tempi dell'infanzia. E poi però abbiamo la carta degli amanti, quindi qui in qualche modo questo giudizio porta appunto a questa carta degli amanti. Andiamo a vedere altre due carte. Abbiamo un cavaliere di spade e un 3 di pentacoli. Guardate, in questo caso la sento positiva, la carta degli amanti, nel senso che è un prendere una decisione per amore e essere determinati verso quello che si vuole. Normalmente io interpreto l'energia del cavaliere di spade come un'energia intermittente, ma molte volte parla intermittente perché? Perché è talmente determinato, ed è questa l'energia che sento in questo caso, che parte per la guerra, come si dice, perseguire il suo obiettivo e non si cura molto di quelli che lascia indietro, un cavaliere, diciamo così, che andava e tornava per andare a combattere, è in quel senso
che c'è, non c'è, però in questo caso sento che si tratta di determinazione nel perseguire il vostro progetto. Per qualcuno potrebbe fare riferimento a una casa, potrebbe essere una collaborazione lavorativa, però quello che è il vostro sogno, quello che è il vostro progetto, io sento che tutto sta ad elaborare questa sorta di proiezioni che vediamo con la luna. Datemi ancora una carta per la luna, per piacere. Sì, quando c'è il 5 di pentacoli si fa sempre riferimento un po' ehm, a quello che è una situazione statica, una situazione dove siete voi che volete stare lì, perché la figura è china su se stessa, che piange, che si dispera, però in realtà la chiave per aprire la porta è lì. È una condizione volontaria, quella del 5 di pentacoli, è un po' come se ci fosse qualcuno qui che si sta un po' attaccando al ruolo di vittima, perché probabilmente qui si è perso qualcosa, si è perso magari anche la fiducia, si è stati traditi, però ad un certo punto smettere di fare la vittima ci permette di diventare persone migliori. Voi rendetevi conto che l'atteggiamento della vittima serve perché, cioè, ci aggrappiamo a questo momento perché abbiamo bisogno dell'attenzione degli altri, abbiamo bisogno di amore, abbiamo bisogno di sentirci sostenuti, abbiamo bisogno di sentirci supportati e quindi si tende a entrare un po' in questo atteggiamento di vittima perché così si attirano le attenzioni. Però ecco, ci sta, nel senso, quando uno subisce un tradimento, ha una perdita, un lutto, una delusione, quello che è, ci sta, diciamo, viversi il momento del lutto, però poi arriva un certo punto dove bisogna chiudere il capitolo, insomma, girare la pagina del libro e iniziare un nuovo capitolo. Ehm, Vi dico, questo secondo le regole è indicativo. Qui c'è qualche cosa che deve seguire un processo, un percorso e quello che sento io è principalmente la vostra fase di comprensione di quello che è successo, ok? Qui è come se ci fosse qualcuno che ha bisogno di dedicarsi a fare il lavoro delle zone d'ombra, trasmutare il dolore fondamentalmente. Diciamo che finché non si riesce, in un certo senso a pulirsi del dolore, ci si riapproccia a questa situazione, a questa relazione con ancora quel dolore, attivo. Quindi sarebbe meglio magari occuparsi appunto di lavorare questo dolore prima di avere questa seconda opportunità o di ricominciare comunque qualche cos'altro, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho di che cosa stiamo parlando a livello conscio e inconscio, cioè quello di cui siete consapevoli e quello invece di cui non siete consapevoli. Uh, uh. La solitudine e noi siamo il mondo. La solitudine è un arcano maggiore, la carta dell'eremita, e parla di un'iniziazione. E qui la vediamo con il giudizio. Ok? È una carta che fa riferimento a qualche cosa che deve avvenire secondo le regole universali. Qui l'eremita vi dice che avete tutte le carte in regola, avete l'esperienza e la saggezza necessaria per affrontare questo tipo di percorso da soli. Vi ricordo che c'è la carta del giudizio, c'è quello che è il risveglio, potrebbe essere un risveglio spirituale, potrebbe essere diciamo un risveglio semplicemente da determinate dinamiche, perché ripeto, c'è la luna, quindi qualcuno qui fa delle proiezioni e c'è anche una sorta di confusione mentale. E poi il noi siamo il mondo, che è un 10 di pentacoli, è una carta bellissima perché parla di compimento, anche qui abbiamo i pentacoli, il progetto, può essere la casa, la convivenza, può essere anche un progetto di lavoro, come vi dicevo, ma qui c'è quello che è il completamento, io sento proprio. Quindi si va verso quello che è
una miglior armonia di coppia, se fosse una relazione di coppia, nell'ambiente di lavoro, se per voi fosse il lavoro. C'è comunque la carta degli amanti, ok? Ecco, se c'è questo cavaliere di spade, è un po' un invito a puntare l'obiettivo, perché come vi dicevo prima, molte volte il cavaliere di spade ha questa energia che va e che viene, e invece in questo caso dovete puntare l'obiettivo e andare verso questo 3 di pentacoli, ok? Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine, vediamo che cosa hanno da dirvi. Con la carta dell'eremita io sento che qui, guardate, è proprio cascata sotto il giudizio e vicino alla luna. C'è da fare un lavoro di introspezione qui, eh. Ehm, E vi dirò, c'è anche da prendere questa consapevolezza perché avete il 5 di Pentacoli, quel discorso del vittimismo. ehm, Non siete soli. mm? È come se vi sentiste soli da un lato, però nel profondo sapete che non lo siete. È una solitudine, è un lavoro che va fatto in solitaria, ma questo non vuol dire che siete soli. Proprio a livello, come vi posso dire, a livello sottile, noi abbiamo comunque spiriti guida, angeli custodi, ognuno di noi li ha. Va bene, andiamo a vedere con le fatine. Ok, abbiamo, ok, questa fattina vi diciamo che è arrivata per aiutarvi a navigare nella vostra attuale situazione. Il flauto ehm, può rivelare, diciamo, cose del vostro profondo e risposte attraverso il suono che emette. Sapete che ogni chakra vibra con una nota e anche uno strumento musicale differente. Nella serie dei video che ho fatto dei chakra, mi pare che sia o nel quarto o nel quinto, comunque nei capitoli finali della serie, lì spiego quali sono gli strumenti abbinati ad ogni chakra. Andate a vedere qual è il flauto, di che chakra è, perché potrebbe essere interessante saperlo per voi. E poi abbiamo, sì, e poi abbiamo la fatina, diciamo, dei viaggi. Questa carta praticamente vi dice di rimanere sempre pronti perché da un momento all'altro potreste dover affrontare un viaggio che potrebbe essere programmato o meno. Potrebbe proprio essere questo spostamento, questo movimento abitativo, diciamo, ok? Sì, comunque state tranquilli, andrà molto meglio, nel senso, voi focalizzatevi su quelli che sono i vostri atteggiamenti, da vittima che non servono più, che magari fino ad ora vi sono stati utili per riuscire a navigare la situazione, ma che adesso non vi servono più. E, e sì, e fate più chiarezza mentale, vedrete che le cose andranno bene. Bene, cari amici dell'Isola Felice, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me. Se vi è servita potete mettere un like, iscrivervi, condividere o commentare. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto la carta del sole. Andiamo a vedere un oracolo per vedere cosa, insomma, come apriamo la lettura. Intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura. Per chi invece volesse contattarmi, trova il mio indirizzo email nella descrizione qui sotto al video. Yang, carta numero 1, carta di inizi, carta di azione con un forte divino maschile. Andiamo a vedere con i tarocchi.
di che cosa si tratta, perché qui probabilmente si tratta solo di fare un'azione. Questa, adesso vabbè, questi sono carte un po' particolari, non sono proprio come i tarocchi tradizionali, però nei tarocchi tradizionali la carta del sole è la carta 19, è una carta dispari, quindi è legata al divino maschile. Ed è proprio, sì, la rappresentazione del divino maschile, che è un po' quello che viene fuori qui con questo yang. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi. Partiamo con un 7 di bastoni. Interessante, qui c'è qualcuno che probabilmente sta... Guardate, le carte sono molto simili a quelle della stesa prima, eh? Queste tre sono uscite anche nella stesa prima. Allora, 7 di bastoni mi dice che qui c'è stata una sorta di, come vi posso dire, non è un isolamento, nel senso a livello fisico, però è come se ci fosse stato qualcuno qui che non ha voluto sentir ragioni per certi versi. Ok, io credo che qui ci sia stato una presa di coscienza per quello che riguarda una relazione o una situazione. Se prima questa persona non voleva sentir ragioni, cioè nel senso girava letteralmente la testa dall'altra parte, potreste anche essere voi che non voleste sapere più di una certa persona o di una certa situazione, o magari appunto relazione. Con il giudizio arriva quello che è una presa di consapevolezza, arriva una presa di coscienza, c'è una sorta di illuminazione. È come se ci fosse stata una sorta di valutazione che vi ha aperto la mente. Abbiamo poi anche la carta degli amanti, quindi sento che molte persone vogliono creare un equilibrio sano in questa relazione o in questa situazione, ok? Però avendo questo 3 di pentacoli al contrario, molto probabilmente manca un senso di fiducia o in se stessi o in quello che potrebbe essere la relazione, ragazzi, o la situazione. Probabilmente qui qualcuno non ha tanta fiducia sul fatto di poter portare a compimento, sul fatto che andrà bene, mi viene da dire. Ricordatevi che noi creiamo quello in cui crediamo. Se neanche voi avete questa fiducia che la cosa possa andare bene, o per esempio se avete paura che la cosa possa non andare bene, se quando ve ne rendete conto cercate di cambiare, diciamo, il sistema operativo della mente, mettetelo in modalità positiva, ok? Cambiate completamente pensieri e cercate di focalizzarvi su quello che è il positivo, perché in quel momento state emanando all'universo energie di bassa vibrazione. La paura comunque, alla fine se voi emanate paura, quello che poi arriverà all'universo vi rimanda è altra paura, perché voi vibrate in quell'energia lì. Abbiamo anche un 4 di pentacoli e un 4 di spade. Qui c'è qualche cosa che in un certo senso è da digerire, mi viene da dire. Perché comunque il 4 di spade è una carta che parla di una sorta di isolamento volontario, o magari no, però per la maggior parte delle persone è un isolamento volontario, che ci si prende perché si ha bisogno di riflettere, si ha bisogno di... sì, di caricare le pile fondamentalmente, di rigenerarsi, di prendersi cura di se stessi. Guardate, qui potrebbe essere una situazione di lavoro perché abbiamo una carta che è l'otto di pentacoli che finisce la stesa, eh, o più semplicemente potrebbe parlare di qualcuno che cambia in qualche modo la quotidianità. C'è questa presa di coscienza con il giudizio che fa sì che voi facciate questo tipo di azione per amor proprio o magari per amore proprio dell'altro, adesso dipende dalla situazione di ognuno. Però ecco, voglio un'altra carta per questo 3 di denari al contrario, per capire meglio che cos'è. Il sole al contrario e la temperanza al contrario. Qui è come se ci fosse qualcuno che, sì, ripeto, non ha fiducia in se stesso o in se stessa, o probabilmente in questa situazione, o magari nel progetto.
che vi è stato offerto o in questa seconda possibilità, insomma, è come se non ci fosse un equilibrio, ragazzi. E difatti anche qui abbiamo la carta degli amanti. Però io sento che nel momento in cui voi riuscite perché col 4 di pentacoli c'è sempre una sorta di attaccamento. Nel momento in cui voi riuscite a staccarvi da quelli che potrebbero essere determinati pensieri, determinati, in realtà il 4 di pentacoli fa riferimento alle cose materiali, quindi qui probabilmente c'è qualcuno che deve fare un'azione di tipo concreto, un inizio, uno start, mi dicono. Però guardate, andiamo verso quello che è una fase di guarigione, vi dicevo appunto prima, se qui la temperanza è al contrario, verso la fine della lettura vediamo appunto che questo 4 di spade porta piano piano a una nuova quotidianità, a nuove dinamiche. Io credo che qui con questa carta del giudizio si capisca dove prima non si voleva vedere. Diciamo che questa carta vi fa proprio capire che la persona guarda da un'altra parte davanti a certe cose, no? E credo che qui la carta del giudizio appunto vi dia la possibilità di vedere chiaro in realtà, di prendere consapevolezza e di fare qualche tipo di azione decisa. Ricordatevi che gli amanti sono la decisione presa per amor proprio, ok? Qui credo che sia una questione, sì, ripeto, lavorativa o che comunque riguardi qualche cosa della vostra quotidianità. Potrebbe essere andare a vivere insieme, potrebbe essere qualche tipo di progetto che magari si vorrebbe fare insieme o di cui si è parlato. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa vi dicono. Oh, quante carte. Successo, repressione, rinascita e guarigione. Wow! Bellissime carte, devo dire. 6 di bastoni, che è la carta della vittoria. Quindi qui, ragazzi, c'è un movimento, già solo per il fatto che facciate questa azione, che prendiate consapevolezza, già questo è un inizio, capito? Sì, è un inizio. La carta numero 10, qui avete due carte numero 10, ok? Quindi qui si tratta di chiudere determinati cicli e ricominciare da capo. Quindi probabilmente vi direi lasciate anche stare un po' le lotte mentali, quindi il discutere solo per aver ragione, perché non serve, non fa crescere. In realtà quando si discute ci si confronta per trovare un punto di incontro, ok? E qui con la carta della repressione sento che qui qualcuno probabilmente sta reprimendo qualche tipo di sensazione, qualche tipo di non vuole vedere in un certo senso. Però ragazzi arriva la carta della rinascita e la carta della guarigione, lo vedevamo qui, ok? Quindi qui si tratta proprio di lasciare indietro questi pensieri, questi pesi, probabilmente le aspettative degli altri. Con la carta del giudizio c'è veramente quello che risveglio del tipo, guarda, io non sono quel tipo di persona lì, io sono così, ti può andare bene lo stesso. Cioè è proprio un prendere consapevolezza anche di come si è e di quello che può o meno andar bene o essere in linea con noi stessi, ma essere onesti anche con noi, no? Cioè se quella determinata relazione vediamo che diciamo, vibra al 20%, mentre l'altro 80% non vibra per niente, è inutile che ci ostiniamo perché poi far crescere quel 20% diventa difficile. Comunque abbiamo poi anche la carta della guarigione e qui si tratta di portare proprio in linea quello che c'è, diciamo, nella parte istintuale, nella parte emotiva e nella parte mentale. Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fatine per chiudere la lettura. Ecco, questa stesa in realtà la sento un po' più lenta dell'altra, nel senso sì, parte con un inizio deciso, perché c'è questa forte energia di giudizio e amanti, e poi si va verso una lenta progressione
nella quotidianità. C'è comunque un cambio perché si va verso la guarigione, ok? C'è la guarigione qui e c'è la rinascita. Andiamo a vedere un messaggio da parte delle fatine, quale potrebbe essere. Ok, ecco, quando vi dicevo che non ci credete neanche voi, questa fata vi dice di credere nella magia, in quello che c'è di magico, e vi dice aprite gli occhi e guardate tutto il magico che c'è nella natura. Tu sei parte della natura e quindi sei magico o magica anche tu. Cari amici della seconda scelta, io spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like, iscrivervi, commentare o condividere. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!